A Sendit oggi parliamo di 5 trucchi, diciamo così, per il setup della nostra carabina per tiro a lunga distanza che vi aiuteranno a sparare come un pro, ossia come un professionista. E per la serie beginner oggi parliamo di 5 trucchi, diciamo così, trucchi proprio non sono, ma sono sicuramente delle dritte che vi do, che vi permetteranno, soprattutto se siete dei beginner, cioè delle persone che si approcciano da poco al tiro a lunga distanza, vi permetteranno, dicevo, di tirare molto meglio e di avvicinarvi, diciamo così, al mondo dei professionisti del tiro a lunga distanza. Alcune delle cose che vi dirò oggi potrebbero sembrare scontate, ma vi assicuro che fanno la differenza quando andiamo a tirare a lunga distanza, soprattutto su target piccoli. Allora non perdiamo tempo, cominciamo subito dalla prima, ossia il freno di bocca. Allora, avete comprato una carabina per tiro a lunga distanza, non so se lo monta o non lo monta già di serie un freno di bocca, ma in caso non ci fosse vi consiglio vivamente di acquistarne uno. Anche se ci fosse in dotazione, probabilmente troverete sul mercato dei freni di bocca migliorativi, diciamo così, ossia studiati specificamente per ridurre il rinculo della nostra carabina, che è un fattore molto importante in quanto intanto la carabina si presenterà al tiro più stabile, ma soprattutto riusciremo in questo modo ad eseguire il follow through, ossia a rimanere con l'occhio in linea con la nostra ottica e vedere quindi dove va a impattare il nostro colpo in caso manchi il bersaglio. Ma anche se vada a bersaglio, anche se andrà a bersaglio, sarà importante vedere dove impatta, perché magari colpiremo il nostro target, la nostra piastra su un lato, magari in basso a destra, quindi potremo operare delle correzioni per essere più precisi, magari correggendo il vento o semplicemente correggendo la nostra tecnica di tiro. Alcune carabine, quando le acquistiamo, montano già un freno di bocca di serie. Spesso però questo freno di bocca non è molto efficace, nel senso che magari toglie un 10, un 15% del rinculo della nostra carabina. Montare quindi un freno di bocca più efficace, che riesca a togliere magari il 40% ad esempio del rinculo della carabina, porterà dei vantaggi. Ad esempio, intanto la carabina risulterà più stabile al tiro, ma soprattutto quello che farà sarà permetterci di eseguire il follow through, ossia rimanere in linea con la nostra ottica e vedere fino all'ultimo momento il nostro colpo dove va a impattare. Se mancherà il bersaglio potremo quindi vedere dove va a cadere e quindi correggere il tiro, ma anche se andasse a bersaglio magari colpirà la piastra in basso a destra o in alto a sinistra. Sarà quindi importante vedere appunto il colpo dove va a colpire, appunto, perché così potremo migliorare, diciamo così, correggere il tiro, magari correggere il vento o semplicemente correggere la nostra tecnica in maniera di essere più precisi possibile. Oltretutto spesso sono realizzati, ad esempio tipo questo, in acciaio pesante, aggiungono peso alla nostra carabina, il che è utile in quanto la carabina più pesante sarà e più stabile sarà al momento del tiro. Ovviamente parliamo di un tiro a lunga distanza fatto da diciamo, posizioni canoniche, non sto parlando di un tiro campale, cioè di portarsi la carabina appresso magari per dei tragitti abbastanza lunghi, dove in quel caso servono carabine invece con delle prerogative sempre per tiro a lunga distanza, ma un po' diverse. Veniamo ora al secondo trucco, ossia i pesi aggiuntivi per la carabina. Come potete vedere sull'handguard della mia carabina ho montato dei pesi aggiuntivi. Ho scelto questi della Baliste perché semplicemente erano quelli che avevano maggior peso per coppia, quindi pesavano di più praticamente, in modo da non doverne mettere molti, ma me ne è bastata una coppia, diciamo, per aggiungere il peso che mi necessitava per stabilizzare la carabina.
Ora, questi pesi hanno due scopi. Il primo è quello di bilanciare il peso della carabina sul suo fulcro, diciamo così, il punto cioè d'appoggio, che normalmente è questa zona qua, che è quello che quando si fanno attività sportive tipo PRS, nel momento che la poggiamo su una barricata, su un ostacolo, la carabina deve rimanere bilanciata. Per fare questo si possono acquistare dei pesi appunto che possono essere spostati più avanti o più indietro per trovare appunto il perfetto bilanciamento della carabina. Ma questi pesi hanno anche un altro utilizzo, e cioè semplicemente appesantire la carabina. Come dicevamo prima, la carabina più pesante è, più ferma sarà, diciamo meno risentirà del rinculo, aumenteremo quindi la stabilità della carabina, risentirà meno del rinculo, lavoreranno, diciamo così, insieme al freno di bocca a ridurre appunto il rinculo della carabina, e questo farà sì che la carabina sarà ancora più stabile, sarà ancora più facile fare appunto il follow through di cui parlavamo al punto 1 prima. Terzo argomento di questa puntata sembrerà banale, ma è questo, ossia il bipiede anteriore. Allora, il bipiede anteriore ne possiamo utilizzare, diciamo, uno qualsiasi, anche economico, ma ci accorgeremo che, soprattutto su una carabina abbastanza pesante, quando andiamo a tirare, magari appunto questa è una 308 che ha un rinculo abbastanza importante, hanno comunque dei piccoli giochi, dei piccoli movimenti. Questi in quel momento, cioè al momento in cui spariamo, mentre il proiettile sta ancora all'interno della canna, si muove anche se di pochissimo, ma va a alterare la traiettoria, perché noi abbiamo mirato in un punto, ma in quel momento la carabina si sposta, ovviamente questo non riusciremo a vederlo ad occhio nudo, ma succede, mentre ancora la nostra ogiva si trova all'interno della canna. Nel momento che uscirà dalla canna, quindi la carabina si sarà spostata e il nostro colpo non andrà dove noi volevamo. Più tiriamo lontano, più questo errore sarà importante. Quindi scegliere invece un bipiede che abbia un'ottima stabilità, quindi una precisione di lavorazione elevata, è molto ma molto importante. In più, come parte, diciamo così, di questo trucco, c'è questa leva che vedete qua sotto, che è la leva di regolazione del cant della carabina, ossia questa leva, allentandola, permette di inclinare la carabina, come vedete, appunto in orizzontale, e poi stringendo ovviamente si blocca. In questo modo fa sì che noi possiamo correggere un problema abbastanza importante, ossia quando ci andiamo a posizionare nel punto dal quale tireremo al nostro bersaglio, che sia da banco, che sia sdraiati o quello che volete, magari anche su un tronco, ovunque noi siamo, capita abbastanza frequentemente, appunto succedere che la carabina non sia in bolla, cioè non sia in orizzontale rispetto appunto al terreno. Ce ne accorgeremo anche a volte guardando appunto la linea verticale del nostro croce di mira, diciamo così, attraverso la lente del nostro telescopio, vedremo che magari è inclinata verso destra o verso sinistra. Può sembrare una cosa poco importante, ma in verità sul tiro a lunga distanza il nostro colpo andrà a destra o a sinistra in base appunto all'inclinazione che avrà la carabina al momento dello sparo rispetto a dove noi volevamo che andava. Correggere quindi il cant appunto della carabina, cioè metterla in bolla prima di sparare, è davvero molto importante. Quarto trucco di questa puntata, anche questo può sembrare non molto importante, ma vi assicuro che invece lo è, soprattutto in determinate condizioni. Sto parlando di questa cosa che vedete qua sotto. Questa è una slitta modello Arca, anche detta Arca Rail. A cosa serve? Allora, intanto per la sua conformazione, una volta montata, si trasforma in una superficie piana che facilita, diciamo così, anche l'appoggio della carabina in caso dovessimo lavorare appunto in appoggio, magari su un sacchetto di sabbia, su una superficie che non sia il bipiede. Ma principalmente la sua utilità è questa. Sto utilizzando un bipiede che ha lo stesso tipo di aggancio, l'aggancio Arca. E che succede? Che sganciando semplicemente il bipiede, come vedete, lo posso spostare
nella posizione che preferisco e lo posso rifissare. Cioè non siamo vincolati ad avere il bipiede in una singola posizione. Potremmo farlo anche con una lunga slitta Picatinny e un bipiede ovviamente con l'attacco Picatinny, che però non scorre, perché la slitta Picatinny ha quella specie di denti, no? Tipo carro armato, quindi dovremmo sganciare, trovare l'altra posizione e riagganciare. Invece in questo modo possiamo spostarlo dove meglio, diciamo, lavora in quel momento, e questo fa sì che possiamo adattarci immediatamente alla superficie dalla quale andiamo a sparare. Se magari dobbiamo sparare con un angolo di sito, cioè inclinati ad esempio verso il basso, abbastanza importante, potremmo trovarci in questa condizione. Guardate, lo risposto dove era prima, lo riblocco. Ecco, se dovessi sparare da questo bordo, come vedete, finirei fuori dal bordo, quindi non potrei sparare lì, dovrei spostarmi molto indietro e magari non riuscire a vedere il target che si trova sotto. Mentre invece se io sposto indietro il mio bipiede, come vedete, posso trovare la posizione di tiro perfetta, mantenendo la carabina perfettamente stabilizzata. Questo tipo di slitta è utilizzata moltissimo in ambito sportivo, nelle gare appunto PRS, ma anche in quelle DMR, anche in altri tipi di attività legate sempre al tiro su lunga distanza, perché appunto favorisce moltissimo la possibilità di trovare un punto d'appoggio adatto e stabile col nostro bipiede, che invece così non potrebbe essere se fosse vincolato esclusivamente in un punto che in genere è la parte più avanzata del nostro handguard. E siamo al quinto e ultimo trucco, diciamo così, da utilizzare nel setup della nostra carabina per tiro a lunga distanza. Una cosa molto semplice ma davvero molto utile. Sto parlando di questa, ossia la bolla. La bolla altro non è che una livella, praticamente, quindi un contenitore con dentro un liquido colorato con una bolla d'aria e tipo questa che utilizzo io ha anche delle freccine che stanno proprio ad indicare qual è il centro, e questa bolla è utilissima per vedere appunto se la nostra carabina in questo momento, cioè il momento in cui andiamo a tirare, si trova appunto in bolla, ossia orizzontale rispetto al terreno. Se non lo fosse, come vi dicevo prima, potremmo correggere il problema utilizzando appunto la leva della regolazione del cant del nostro bipiede, che abbiamo appunto acquistato con questa possibilità proprio per andare a correggere appunto questo difetto, chiamiamolo così. Ora è uno strumento semplicissimo, costano abbastanza poco, se ne trovano un po' di tutte le marche e la possiamo applicare in vari punti, diciamo, sulla nostra carabina. Ce ne sono alcune che vanno montate qua direttamente sulla scina di montaggio dell'ottica, altre invece tipo questa si possono montare direttamente sul tubo della nostra ottica. Sceglieremo il punto di installazione della nostra bolla in base a dove la vediamo meglio quando siamo posizionati dietro la carabina prima di tirare. E con questo abbiamo finito. Allora, ovviamente per i più esperti queste sono cose abbastanza scontate, ma per chi invece sta approcciando da poco il campo del tiro a lunga distanza potrebbero essere sicuramente dei consigli molto utili. Vi dico che queste cose applicate bene vi facilitano tanto il tiro e miglioreranno sicuramente la vostra precisione, perché tutte queste cose vanno poi a lavorare insieme, praticamente sono sinergiche, e quindi il freno di bocca lavorerà insieme ai pesi a stabilizzare, quindi a ridurre il rinculo della vostra carabina, il bipiede stabilizzerà, diciamo così, il vostro tiro, evitando di introdurre errori appunto da piccoli movimenti imprecisioni. La bolla vi darà la sicurezza che siete nella posizione corretta di tiro, in caso non fosse lo correggerete con la leva che sta appunto sul nostro bipiede, e per ultimo la slitta arca vi darà quel vantaggio di potervi adattare bene a tutte le posizioni di tiro senza dover smontare e rimontare magari il bipiede in altra posizione, oppure dovervi arrangiare con quello che trovate perché magari avete una slitta Picatinny molto corta davanti e quindi non avete fisicamente la possibilità di spostare il bipiede. Io spero di avervi fatto cosa gradita con questo ulteriore video appunto per la serie beginner. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sempre qua su Send It!